Dalle transizioni, almeno un terzo dei presidenti in America Latina hanno trasgredito le regole democratiche. Questo è Nuova Americana, il podcast della collana editoriale. Un luogo dove gli autori condividono i loro libri e offrono spunti di riflessione. La collana Nuova Americana raccoglie libri di letteratura, storie, culture e società delle Americhe, con un focus particolare sull'America Latina. Prima serie. Transiciones inconclusas y nuevos autoritarismos en América Latina. Con Tiziana Bertaccini. Ciao, sono Tiziana Bertaccini, insegno storia dell'America Latina al Dipartimento di Cultura e Politica e Società dell'Università di Torino. Ho curato questo libro, Transizioni inconcluse e nuovi autoritarismi in America Latina, con il mio collega Carlos Illades, messicano, che lavora alla UAM, di cui vi parleremo in queste puntate. Si tratta di un testo sulla storia del presente, dove cerchiamo di analizzare dal punto di vista storiografico appunto il periodo recente che va dalle transizioni democratiche in America Latina, cioè dagli anni 80 ad oggi. Qui mi sono già incartata. E il volume si interroga quindi sull'attuale crisi della democrazia in America Latina, dove sono rinate o forse mai scomparse, per questo parliamo di transizioni appunto inconcluse, nuove forme di autoritarismi che ovviamente appaiono sotto sembianze diverse, sia da destra ma anche da sinistra. Quindi sulle transizioni è stato detto molto in realtà, soprattutto c'era una certa euforia nei primi anni, cioè con le transizioni elettorali, e quindi sulla fase diciamo positiva, vista appunto la fase finalmente elettorale non più golpista in America Latina. Poi il dibattito si è spostato sulla qualità della democrazia e in seguito sulla difficoltà del loro consolidamento. Oggi il dibattito sulle transizioni appunto è ancora aperto, proprio perché la regione vive un momento di recessione democratica che da alcuni anni appunto avvolge non solo la regione diciamo ma il mondo e l'Occidente in particolare. Il deterioramento delle democrazie. Possiamo dire che in realtà per l'America Latina già dal 2010 i dati sul deterioramento democratico non erano affatto incoraggianti, anche se premetto, come sempre dico, per l'America Latina bisogna ricordarsi che non è un soggetto unitario, ma abbiamo varie differenze da paese a paese. La situazione però di questo recesso democratico è che nel 2023 solo 3 paesi, Costa Rica, Uruguay e Cile, erano considerati democrazie piene. E l'altro dato molto preoccupante riguarda quella che è la percezione dei cittadini, cioè solo il 48%, quindi la metà della popolazione latinoamericana, appoggiava la democrazia, con una diminuzione consistente di almeno una quindicina di punti dal 2010. E parallelamente una crescita di quella parte di società civile che ha iniziato ad appoggiare degli autoritarismi, e questo è avvenuto soprattutto nelle categorie diciamo più disagiate e più in difficoltà e nei giovani, che spesso sono parte di queste categorie. Ecco, il problema della democrazia in America Latina però non riguarda soltanto quei paesi come i casi forse anche qui più conosciuti di Nicaragua e Venezuela, che non sono considerati appunto paesi democratici, ma riguarda una vulnerabilità strutturale intrinseca delle democrazie della regione, che quindi sono sempre in bilico e sempre a rischio diciamo di retrocedere. Istituzioni deboli, populismi e riforme costituzionali. Un primo aspetto è sicuramente il problema delle istituzioni deboli e che a loro volta ricevono poca fiducia dei cittadini, fatto che viene ancora più aggravato da quegli esercizi diciamo di democrazia plebiscitaria che è propria di questi regimi, sistemi, nuove forme di autoritarismo che noi di solito qua accomuniamo sotto la categoria di populismi.
Possiamo dire che fin dalle transizioni democratiche degli anni 80 e 90 c'è stato uno scollamento quindi tra lo Stato e la società e spesso la risposta dei governi qual è stata? È stata quella di emanare delle riforme istituzionali, per cui la regione effettivamente è cambiata molto e ha vissuto un processo dagli anni 90 che è continuata poi anche nel XXI secolo di riforme molto intense, possiamo dire addirittura una febbre riformista. Le costituzioni non sono state emanate ex novo, però hanno avuto comunque un processo di riforma che l'ha vista quasi in una perenne, no? Un perenne cambiamento. Per esempio cito il caso del Brasile. In Brasile dal 1988 al 2015 la Costituzione è stata modificata ben 96 volte, cioè praticamente si tratta di 5-6 modifiche della Costituzione ogni anno. In molti casi le riforme alla Costituzione che sono state presentate come una panacea a tutti i mali, quindi cambio la Costituzione e risolvo automaticamente qualsiasi problema, diciamo, del paese, della democrazia. In realtà non solo non hanno risolto, diciamo, i mali, ma hanno riaffermato anche quelli che erano vecchi vizi, diciamo, dei nodi strutturali che in America Latina non sono mai stati risolti. Per esempio il forte presidenzialismo, quindi un presidenzialismo forte in detrimento degli altri poteri. Nei casi più estremi come il Venezuela, per esempio, è stata appunto introdotta anche la rielezione indefinita già all'epoca di Chavez, o in Nicaragua dove praticamente erano stati eliminati gli ostacoli all'interno della Costituzione che avrebbero poi impedito la rielezione, cosa che si è verificata poi con la crisi del 2018 e con Ortega appunto al potere. In altri casi sono emerse comunque, diciamo, delle tentazioni rielezioniste. E ecco questo, cioè la rielezione, la tentazione, diciamo, rielezionista è particolarmente pericolosa laddove proprio, come dicevamo prima, le istituzioni sono deboli e dove, a maggior ragione, abbiamo istituzioni deboli e presidenzialismo forte. Ma in generale possiamo dire che le costituzioni non hanno scardinato quelli che erano i vecchi sistemi politici e hanno continuato a favorire, diciamo, le élite. La questione della democrazia diretta. Una delle novità delle transizioni è stata anche la democrazia diretta, che di per sé sarebbe anche uno strumento, diciamo, positivo, però quello che è successo è che molte volte la democrazia diretta è stata piegata alla volontà del leader. E quindi anche qui, secondo gli esperti che si occupano appunto della materia, hanno evidenziato che la democrazia diretta funziona bene laddove appunto ci siano delle istituzioni rappresentative mature, cioè proprio il caso che non abbiamo in America Latina. Quindi praticamente che cosa ha vissuto l'America Latina? Ha vissuto una fase di modernizzazione di tipo istituzionale, con tutte queste riforme, questa febbre riformista di cui stavamo dicendo, però non sono stati cambiati a fondo i vecchi sistemi politici, quindi la forma, diciamo, di organizzazione del potere e quella che potremmo definire soprattutto la cultura politica, le culture politiche a seconda del paese di cui stiamo parlando, e quindi quelle che non sono cambiate sono le pratiche, la prassi della politica, la maniera di fare politica, che sono fortemente radicate sul territorio, e questo è un aspetto molto importante, cioè vedere la territorializzazione delle pratiche e la politica nella sua dimensione locale e non soltanto nella dimensione federale. Presidenzialismi e autoritarismi. Un altro, diciamo, vizio e difetto è il fatto che le regole vengono cambiate costantemente da quello che è il leader di turno, e dove ovviamente manca anche la regolarità dell'imposizione della legge. Ecco, anche le istituzioni che erano stati, diciamo, la novità e un po' il garante di queste transizioni democratiche, e quindi dovevano essere, diciamo, un po' anche il veicolo nuovo della democrazia, in realtà poi sono stati diciamo un po' snaturati o addirittura, come nel caso del Venezuela, piegati ai voleri del leader di Chavez e poi di Maduro, che hanno proprio usato l'istituto elettorale appunto del Venezuela per vincere le elezioni, ma anche per eliminare ovviamente l'opposizione.
Penso al caso del Messico, dove nel 2018 appunto è arrivato al potere la quarta trasformazione di López Obrador, quindi c'è stato un ulteriore cambio rispetto ai partiti tradizionali, però anche in questo caso l'istituto elettorale è stato oggetto di attacco diciamo che si è visto abbastanza indebolito. E qua infatti c'è un dato curioso, pensando agli elementi che possono essere, diciamo, di autoritarismo o contrari alla democrazia, che provengono da destra e da sinistra, perché nel caso di Morena stiamo parlando ovviamente di una formazione, diciamo, nello spettro politico della sinistra, ma se andiamo a vedere i dati vediamo che tra il 2020 e il 2023 il Messico è fra i paesi dell'America Latina dove è diminuito di più l'appoggio alla democrazia, perdendo addirittura in soli 2-3 anni, cioè tra il 2020 e il 2023, l'8% dell'appoggio, e rimanendo quindi al 35% dei cittadini che dicono di preferire la democrazia. E parallelamente un aumento dell'appoggio all'autoritarismo, che è aumentato di ben 11 punti. La questione del potere giudiziario. Un altro nodo critico sicuramente in America Latina è il nodo del potere giudiziario. Anche il potere giudiziario è entrato in quella fase riformista, però in America Latina c'è proprio la capacità di, diciamo, imporre, come dicevamo prima, con regolarità la legge. La legge non è uguale per tutti e manca, diciamo, un vero e proprio stato di diritto compiuto. E storicamente possiamo dire che le democrazie in America Latina si sono costruite in assenza di questo elemento, cioè in assenza di una divisione reale dei poteri e quindi in assenza di un reale stato di diritto. E quindi anche qui, nonostante le riforme siano appunto state implementate, ma in realtà il problema non è stato risolto, e oggi l'impunità in America Latina tocca dei livelli appunto altissimi, con differenze da paese a paese, supera il 90%, ma si è arrivati in alcuni momenti, in alcuni paesi, addirittura a toccare lo 95-97%. Il deterioramento dei partiti politici. Un altro tema che merita, e in parte è stato trattato in questo testo e merita anche un ulteriore approfondimento, sicuramente è il tema dei partiti politici, che dalle transizioni democratiche hanno appunto vissuto un momento anche qui di deterioramento continuo. Oggi in America Latina si parla infatti di lulismo, riferito a Lulo, López Obradorismo, riferito al caso del Messico che stavamo citando prima, bolsonarismo, fujimorismo per il passato, eccetera, eccetera. C'è un forte personalismo, no? Che sicuramente ha degli elementi di novità, cioè non si può dire che sia uguale a quello del passato, ha delle forme che derivano da appunto elementi più tradizionali, uniti invece ad aspetti, diciamo, più moderni, nuovi, che sono legati alla contemporaneità. Però diciamo che quello che rimane questo discorso dei partiti politici deboli, che sono molto atomizzati e che vivono anche una fase, come dicevamo, di discredito da parte della cittadinanza molto forte. L'aumento di corruzione, violenza e narcotraffico. Quindi problema anche legato alla classe politica, partiti deboli, leader forti. Dalle transizioni almeno un terzo dei presidenti in America Latina hanno trasgredito le regole democratiche e 21 ex presidenti sono stati condannati per corruzione. Il caso peruviano poi supera praticamente tutti gli altri, perché tutti gli ex presidenti hanno avuto qualche, diciamo, problema di tipo legale. La corruzione, che anche questa ovviamente è strutturale, storica nella storia dell'America Latina, ha accompagnato il processo di transizione alle democrazie raggiungendo dei livelli mai visti. Quindi abbiamo delle transizioni democratiche accompagnate dall'aumento vertiginoso della corruzione. E l'altro tema, che è una delle più grandi emergenze appunto in America Latina e anche per la democrazia dell'America Latina oggi, che è legata anche alla corruzione, cioè il tema del narcotraffico e della criminalità organizzata, no? E
Ricordiamo che l'America Latina, anche questo magari lo tratteremo in altri podcast, è la regione più violenta al mondo, e quindi i dati della violenza ovviamente sull'America Latina praticamente triplicano quelli che sono i dati a livello mondiale, cioè 6 su 100.000 abitanti all'incirca. Non solo, ma la regione dell'America Latina è l'unica, anzi, dove questo dato è andato peggiorando negli ultimi 25 anni, quindi nel nuovo millennio all'incirca. E quindi questo è sicuramente un dato molto critico per le democrazie latinoamericane, da cui poi derivano anche il discorso legato alla sicurezza, ovviamente le proposte di vere e proprie rigenerazioni nazionali che propongono questi leader, che noi chiamiamo populismi, tanto per intenderci, ma quindi che hanno delle proposte sia da destra che di sinistra di vere e proprie rigenerazioni appunto nazionali contro le caste precedenti, eccetera eccetera. Per il caso messicano, in questo caso magari anche qui riprenderemo, addirittura gli studi recenti parlano di un contesto di guerra continua che sarebbe continuato dalla guerra sucia, dalla guerra sporca degli anni 60-80 fino ad oggi, cioè alla guerra contro il narcotraffico. Ecco. Un'altra problematica è anche la rimilitarizzazione della regione, che è sicuramente un altro tema di cui tenere conto, e quindi da questo sostrato, da questo humus che unisce tutti questi elementi, questa recessione democratica, nasceranno nuove forme di autoritarismi. In parte le transizioni sono inconcluse. In parte appunto abbiamo questo regresso della democrazia, e quindi diverse espressioni di autoritarismi nuovi che provengono sia da destra, con le nuove destre di cui tratta anche il libro di cui parleremo in una prossima puntata, e anche appunto forme che arrivano da sinistra.